Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Molti mi avete chiesto di reagire e analizzare le cover di Sanremo di quest'anno e devo dire che la serata delle cover ha alzato il livello delle serate di Sanremo perché sono stati scelti dei duetti veramente molto belli e anche delle canzoni veramente iconiche. Qui per motivi di tempo e di spazio non posso analizzare tutte le canzoni che sono state portate nella serata cover, però vorrei darvi la mia top 5 delle mie 5 canzoni preferite e dei duetti che sono stati portati a Sanremo. Chiaramente questi sono pareri soggettivi, però cercherò di dare un pochettino di dettagli anche tecnici sulle esibizioni di questi cantanti. Ho già fatto altri 2 video su Sanremo, se non li avete già visti li trovate qui sotto in descrizione, in cui analizzo brevemente le varie canzoni che sono state portate al Festival di Sanremo di quest'anno. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò e anche votare i prossimi video. Io ora, per non fare un video troppo lungo, non ascolterò le canzoni per intero, ma cercherò di andare a cogliere i dettagli e le parti un pochino più importanti secondo me di queste esibizioni. Un'ultima cosa, ci sono degli artisti che non analizzerò in questo video ma che mi sono comunque piaciuti molto nella serata cover, quindi meritano una menzione d'onore, e questi sono Gali, Annalisa e Mahmood. Veramente bravi tanto a livello di interpretazione quanto a livello vocale. Questa invece è la mia personalissima top 5. Partirò ad analizzare la quinta posizione andando a scalare fino alla prima. Partiamo con Alfa, che ha cantato con Roberto Vecchioni. La canzone è Sogna ragazzo sogna, proprio di Vecchioni. Vi dirò la verità, mi sono stupito moltissimo anch'io di inserire Alfa nella mia top 5, perché è un cantante che intanto non conoscevo. La sua canzone non mi è piaciuta tantissimo perché è proprio un plagio clamoroso dei One Republic, proprio totale, però qui ha dimostrato una sensibilità che non mi aspettavo assolutamente e mi è piaciuta veramente tanto. Proviamo ad ascoltare qualche passaggio della canzone. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Ok, bellissimo. Mi è piaciuto moltissimo la loro alchimia e la loro complicità. Si vede proprio che Vecchioni non è su quel palco solo per fare presenza. Si vede che Vecchioni è lì perché vuole essere lì. Evidentemente aveva già un rapporto con Alfa, un rapporto discografico, magari anche di amicizia, non lo so. Però è bellissimo come si incrociano i loro sguardi e come si passano la palla l'uno con l'altro. Prima canta Vecchioni, giustamente il pezzo è suo, quindi lo introduce lui, e già mentre sta cantando Alfa lo guarda con quello sguardo sognante, di ammirazione, di rispetto verso questo grande artista, ok? E viceversa, quando canta Alfa, Vecchioni lo ascolta con attenzione, si gode tutte le parole che va a pronunciare, e mi piace moltissimo appunto questa cosa. Questa è una canzone che non ha grandi difficoltà tecniche, non è una canzone difficile da cantare dal punto di vista vocale, non serve una grande dote canora. Infatti Alfa non è neanche un cantante particolarmente virtuoso, così come non lo è Vecchioni, però qui sono molto bravi a interpretare. Entrambi stanno veramente pronunciando ogni parola, dando il giusto peso a tutte le parole che stanno dicendo. Veramente bravissimi. Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Bellissimo, quando cantano insieme, nonostante non stiano armonizzando, stanno cantando all'unisono la melodia principale, anche qua senza grossi virtuosismi, ma sono bravi ad andare insieme,
sono perfettamente a tempo, sono coordinati, si vede che hanno provato molto bene questo brano prima. Anche questa non è una cosa che succede spesso, molto spesso nelle serate cover, insomma, non si fanno tante prove, se ne fanno poche in maniera un po' veloce, invece loro hanno dato molta attenzione a questa cosa e sono molto amalgamati quando cantano insieme, e quindi anche nella sua semplicità questo ritornello è proprio funzionale, è veramente bello da ascoltare, e vedete che energia che ci mettono, veramente bravi, super interpretazione. Vorrei andare avanti e ascoltare la parte finale in cui succede una cosa bellissima. Sogna ragazzo, sogna piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non vi conto più. Sogna ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia. In fondo già solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa, poi chi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita, ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco, e se mi guardo attorno penso che sono fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Wow, una cosa bellissima, questa cosa veramente mi stavo commuovendo, scusate, ma veramente bellissima, perché la canzone in quel momento, ed è la canzone originale, dice sogna ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. E questa era una canzone che Vecchioni aveva proprio scritto con l'idea di lasciare il testimone alle nuove generazioni, ok? E quindi è bellissimo vedere Vecchioni che ha 80 anni su questo palco e Alfa che ne ha 23, avere questo scambio, questo passaggio di testimone. E qui lascia Vecchioni, nonostante prima la canzone dica non cambiare mai un verso della tua canzone, qui invece gliela regala, gliela lascia cambiare, gli lascia scrivere le sue, come si suol dire, le sue barre, un suo testo sulla propria canzone, ok? Ed è stato molto bello perché anche Alfa ha scritto dei versi veramente molto belli, molto poetici, molto sentiti, ed è bellissimo come Vecchioni rimanga a occhi chiusi a godersi questo momento. Bellissimo, bravi, veramente bravi. Questa è emozione pura, al di là della voce, al di là della tecnica, questa è emozione, è interpretazione, è emozionare l'ascoltatore. Bravi, questo è lo scopo della musica, bravissimi. Andiamo avanti, quarto posto della mia personale classifica della serata cover e duetti, Irama che canta con Riccardo Cocciante su Quando finisce un amore. Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. Non ti basta più un amico, non ti basta più distrarti, non ti basta bere ed ubriacarti, non ti basta ormai più niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, ma non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. E vorresti cambiare faccia, e vorresti cambiare nome, e vorresti cambiare aria, e vorresti cambiare vita, e vorresti cambiare il mondo. Ok, bravissimi. Allora, qua stanno cantando un pezzo emotivamente molto pesante, perché parla delle sensazioni che chiunque prova quando finisce un amore, e sono sensazioni difficili da spiegare, però sono molto vicine, paragonabili a quando si è in lutto, ok? Perché è come se morisse una parte di te
e quindi devi affrontare questa perdita improvvisa e non è facile affrontarla, e quindi racconta con le parole e con le voci, con le loro voci, racconta queste sensazioni così drammatiche. Una canzone sicuramente un po' pesante emotivamente, però è proprio il suo bello in qualche modo, e loro con le loro voci riescono a veicolare queste emozioni. Bravi, bello come si scambiano, anche qua si fanno botta e risposta, e ognuno di loro interpreta magistralmente. Riccardo Cocciante è un grandissimo interprete, oltre che musicista e cantante, cantautore, però è proprio un interprete, vedete, lui vive proprio le parole della canzone totalmente, e Irama è altrettanto bravo proprio nel fare la stessa cosa. Infatti anche la sua canzone, la canzone di Irama che ha portato a Sanremo di quest'anno, era una delle più emotive, ok? Sia come testo sia come linguaggio vocale e artistico. Andiamo avanti? Ma sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è lei, Perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nelle tue ossa, perché c'è lei nella tua mente, perché c'è lei nella tua vita. e non potresti più mandarla via. Nemmeno se cambiassi faccia. Ok, bellissimo, perché la canzone è tutta in crescendo, parte molto malinconica, poi continua a salire di tonalità, ci sono tante modulazioni, e quindi anche le loro voci vanno sempre più in alto, in acuto con le note, e sempre più a diventare graffiate, a diventare quasi un grido di sofferenza, ed entrambi sono molto bravi a distorcere la voce. Come sentite questo suono un po' graffiato, ok? Ce l'hanno entrambi e lo attivano a comando, è una tecnica che si usa, ok? Una distorsione vocale, e Irama è molto bravo a controllare questa distorsione, anche Cocciante chiaramente, però stavo valutando insomma l'artista in gara a Sanremo, è molto bravo a gestire queste distorsioni, e questa distorsione è finalizzata proprio all'interpretazione. Bravo, veramente molto bravo, bravi entrambi. Andiamo avanti, perché poi vorrei sentire il finale in cui continuano a fare questo crescendo pazzesco. Qua. Nella testa non capisci niente. Non ti basta più un amico, non ti basta più distrarti, non ti basta bere ed ubriacarti, non ti basta niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, Ma non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. no, 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 Wow. Vedete anche come è provato Cocciante, perché veramente ci mette l'anima, tutto se stesso, e anche Irama, veramente bravissimi, bravissimi. Avete sentito che distorsioni? Qua Irama mi sembrava di ascoltare quasi il personaggio di Quasimodo di Notre Dame de Paris, che è un'opera, Cocciante la definisce un'opera popolare proprio di Riccardo Cocciante, bellissima, un capolavoro totale, e questa distorsione che fa qui su questo pezzo mi ricorda moltissimo quel tipo di distorsione, come fa per esempio Jodie Tonno quando interpreta Quasimodo nel musical di Notre Dame de Paris. Quindi bellissimo, emotivamente una cosa pazzesca. Se posso trovare l'unico neo di quest'ultima parte, è che in un certo punto non vanno perfettamente a tempo, ma si vede che erano talmente presi, trasportati da questa emozione travolgente, che e forse avevano fatto anche poche prove, non lo so, che si sono un po' persi, non sono andati proprio perfettamente insieme, ma c'è stato solo un punto particolare in cui hanno fatto questa cosa. Per il resto sono stati pazzeschi. Bravi, veramente molto bravi. Vocalmente Irama è un cantante veramente molto dotato, molto bravo. Ecco, un'altra cosa, una caratteristica timbrica di Irama è di cantare con la bocca un po' chiusa, ok? Canta un po' così a denti stretti. Ma questa è una scelta. Molti possono criticarlo magari per questa cosa, perché non è un'impostazione, diciamo, classica, ecco, della voce, però riesce a
essere molto emotivo cantando con questa digrignando un po' i denti, no, si crea molte tensioni anche nel collo e un po' nella gola, però è funzionale all'emozione che vuole trasmettere, quindi in realtà ha ragione lui, ok? E comunque ha un controllo pazzesco, veramente, quindi bravissimo. Terzo posto della mia personale classifica cover, Santi Francesi con Skin che cantano Hallelujah di Leonard Cohen. I've heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Bellissimo. Sentite che questo è un arrangiamento totalmente stravolto della canzone originale, poi questa è una canzone che forse ci ricordiamo più per le cover che per la canzone originale stessa. Molto famosa la versione di Jeff Buckley, per esempio, che forse è più famosa addirittura della versione di Leonard Cohen, che è quella realmente originale. E questo arrangiamento è molto originale, è molto innovativo, interessantissimo. Allora, lui, Alessandro, ha una voce molto vellutata, un po' ariosa, molto dolce e morbida. Veramente mi piace moltissimo come canta, sia per la timbrica, veramente particolarissima, che ha questo suono un po' così. I heard there was a secret chord. Molto morbida, bellissimo, ma anche molto controllato. Sentite, è stato precisissimo. Qui non c'è autotune, ragazzi, hanno scelto di non usare l'intonatore vocale, come anche gli altri che ho ascoltato prima. Quindi si sente veramente la voce reale per come è. E anche quando fa le note più alte, sentite come rimane rilassato. The Baffled King composing hallelujah. Tutto molto leggero, ok? Non va a spingere, ok? Veramente molto bravo. E qui Skin invece canta l'ottava sopra sul ritornello, invece dopo canta anche la strofa. Andiamola a sentire. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her standing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Lei ha un modo di cantare veramente particolarissimo, ha questo suono molto etereo, sottile, però potente. È veramente strana, è unica nel suo modo di cantare. Non fatelo a casa, perché è veramente stranissimo cantare così, cioè riuscire a essere così credibili con questo suono così strano, perché veramente ha un timbro strano. E quindi si sono scambiati, lei continua a fare l'ottava sopra, però la melodia principale, e lui invece sta all'ottava sotto per rinforzare questa, chiamiamola armonia, anche se non stanno armonizzando, però si stanno semplicemente doppiando le ottave, doppiando la voce principale su 2 ottave diverse. Qua mi sembra che Skin abbia sbagliato delle parole del testo, perché questa è una canzone che conosco molto bene. In questo punto, secondo me, ha sbagliato il testo, però piccola curiosità, prima di andare a sentire. Qua io ricordo che dice You saw her bathing on the roof, non standing, però magari hanno cambiato le parole oppure hanno
preso come riferimento una versione diversa, perché ci sono anche versioni in cui le parole sono diverse, non lo so, però a me è sembrato qua che si ricordasse male il testo e magari si è sbagliato, però fatemi sapere anche voi nei commenti se effettivamente vi ha dato quell'impressione lì, ma era solo una curiosità, perché per il resto non si è sentito assolutamente, se è un errore non si è sentito, comunque mi suonava strano a me la parola perché sapevo che era diversa, ma quella è stata comunque impeccabile. Invece dopo un altro ritornello che adesso non stiamo a risentire, c'è un cambiamento radicale, drastico, veramente inaspettato e particolarissimo. Ascoltiamolo. Wow. Qua c'è stato questo cambio di tonalità repentino, stranissimo, perché loro lo affrontano armonizzando, però senza seguire la melodia principale, ma creando proprio un'armonizzazione totalmente diversa dalla canzone originale. Quindi già c'è il cambio di tonalità che ti spiazza. In più questa armonizzazione stranissima, che loro hanno fatto poi tra l'altro perfettamente, veramente bravi a beccare quel cambio di tonalità con l'armonizzazione, bravi, e questa carica che cresce con la canzone e con l'arrangiamento anche, che diventa molto più incalzante, veramente molto bravi. E qui hanno fatto anche delle note un po' più alte, sentite Skin qua è andata molto su, andiamo a vedere che nota ha fatto. L'ho presa al primo colpo, è un Sol 5, che è una nota veramente tanto alta, e l'ha fatta benissimo, veramente brava e bravi entrambi perché hanno armonizzato benissimo. Ascoltiamo a questo punto l'ultima parte finale. Bravi, mamma mia. E qua hanno fatto questo finale etereo con lei che fa questi vocalizzi altissimi ma leggeri, e lui invece che canta quest'ultima parte invece con un suono molto più pieno, molto più potente. Lui tra l'altro è molto bravo anche a graffiare la voce. Inaspettatissimo. La prima volta che l'ho sentito, perché l'avevo già sentito durante l'esibizione, no, della serata cover in prima serata in diretta, mi aveva un po' spiazzato, avevo sentimenti veramente contrastanti. Adesso riascoltandolo invece a mente lucida è stato veramente un lavoro di arrangiamento e di stravolgimento in positivo di questo brano veramente incredibile. Bravissimi, assurdi, bravi. Tra l'altro hanno fatto anche dei cambi di registro, avete sentito questi passaggi in falsetto di entrambi, veramente tecnicamente niente da dire, super bravi. Al posto numero 2 della classifica cover Angelina Mango, la vincitrice di questo festival, tra l'altro, che canta con il quartetto d'archi dell'orchestra di Roma La rondine di suo padre Pino Mango. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è.
E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Prof. Come sempre ti vorrei, notte farai, mi penserai, ma tu che ne sai dei sogni, quelli su miei non li vendo, che ne sai? Che ne sai, chissà che mi scriverai, forse un addio, oh, forse no, ma tu che ne sai dei sogni. Allora, veramente brava emotivamente, al 100%. Questo è un brano comunque che lei porta con un significato profondo per sé, ok? Perché è una dedica a suo padre che non c'è più. E quindi sicuramente il peso emotivo delle parole, anche del testo, oltre che della canzone, si sente sulla sua voce, proprio a livello empatico emotivo. Lei è bravissima a tenere il palco qua in maniera statuaria, senza fare grosse cose, come invece sul suo brano La Noia faceva tutta la coreografia col balletto, che vabbè ci sta, però questo è un brano molto più intimo e giustamente chiude gli occhi e si lascia trasportare dall'emozione senza grosse sovrastrutture, diciamo, senza grosse coreografie. Tecnicamente lei, allora, mi piace moltissimo vocalmente perché ha questo timbro qui nella strofa soffiato, un po' arioso, che gestisce molto bene, e poi invece quando va a salire e va in voce piena ha un timbro molto più corposo, molto più appunto pieno. Io qui sento che ha bisogno, mi permetto di dire, chiaramente lei mi piace moltissimo e sono contento che abbia vinto lei, però ha bisogno di lavorare tecnicamente su alcune cose, secondo me, cioè sulla respirazione, perché vedo che respira molto in alto e ha un respiro molto rumoroso, sentite, fateci caso adesso che ogni volta che respira si sente questo suono, ok? Perché è la gola chiusa, le corde vocali chiuse mentre respira, questo le secca moltissimo la gola e ha una respirazione molto alta e un po' affannosa. È una cosa che aveva anche ad Amici, l'avevo notata anche ad Amici, e evidentemente i suoi vocal coach non sono riusciti a sistemare in qualche modo, però emotivamente non le puoi dire niente. Ha un timbro bellissimo, canta comunque molto bene, piccole imperfezioni qua e là, ma anche qui non ha l'autotune, è genuina, è la sua voce pura, nuda e cruda così com'è, ed è bravissima. Cosa le si può dire? Cioè, ha vinto Amici giustamente, ha vinto Sanremo giustamente, perché è brava. Sento che se lavorasse su alcune cose tecniche, diciamo, alcuni dettagli, potrebbe veramente diventare una fuoriclasse di un livello estremo, perché già c'è un talento pazzesco, secondo me. Mi permetto di dire, chiaramente, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo e se notate quello che ho detto anch'io. Prima di andare avanti e sentiamo anche il ritornello. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto. E dove sei, dove sei? Dove sei, dove sei, dove sei? Unico amore che rivivrei. Oh, sai di... Avete sentito anche su quel falsetto, non è stata precisa, ma ci sta, la perdoniamo, è bravissima, vi ripeto, non sono qui per criticare, sono qui per analizzare i dettagli, ok? Perché secondo me è importante capire certe sfumature, anche, ed è importante per lei capire queste cose per poter migliorare e non accontentarsi di quello che già sta facendo, e lo sta facendo benissimo, ripeto. Sentite emotivamente qua il brano,
ha fatto partire l'applauso sul ritornello, perché parte leggerissima, sempre con questo suono soffiato. Nonostante tu sia... Bellissimo, ok? Poi sale e lo fa in voce piena. Bello, è anche molto controllata qui. Perfetto, pazzesco. Dopo, nella parte successiva, anche per un gioco di riprese, inquadrature, diventa veramente super emotivo. Proviamo ad andare a trovare quel punto. Dove sei, dove sei? Qui. L'unico amore che rivivrei. Oh, sai, divento del non. Sei di buono, ma non di noi. Stessa luna a metà. Sei nel cielo, sbagliato. Nel cielo, sbagliato. Nel cielo, sbagliato. Nonostante tu sia la mia rondine andata via, via, via. Sei nel cielo, sbagliato. Anche lei ci ha messo tutta se stessa in questa parte. Sentite, alla fine ha il fiatone, ma perché è veramente spompata da tutta questa energia, ok, emotiva di questo brano. Pazzesca, qua è stata veramente molto brava. Avete visto come lei era ferma e la telecamera le girava intorno e creava questo movimento nonostante lei fosse ferma. Bellissima anche questa scelta visiva, bellissima. E l'arrangiamento totalmente stravolto rispetto alla canzone originale, è veramente, veramente molto brava. Sì, sento alcune imprecisioni qua e là, ok? Che sicuramente colmerà con l'esperienza. Adesso lei è giovane, ha tutta una carriera davanti e sarà una carriera veramente florida, secondo me, e sicuramente migliorerà sempre di più. Una sua caratteristica tecnica, se vogliamo andare sui tecnicismi, è un po' questa gestione dei melismi, e li fa molto spesso, è un po' il suo marchio di fabbrica, insomma, il suo stile, quindi queste note, diciamo, aggiuntive, rimani sulla scala musicale, sulla tonalità del brano, aggiungendo note per colorare, abbellire tutti questi fraseggi, soprattutto in questa parte finale, e molto spesso fa dei ribattuti anche, vi faccio sentire, tipo qua. Sei nel cielo. Tipo qua. Sei nel cielo, cielo. È un ribattuto. Cielo. Ok? Ribatte la stessa nota facendo questo ricciolo, diciamo, questo ghirigoro alla fine. Ok? Anche dopo continua con tutti questi ribattuti, melismi, continua colorando il brano con questi tecnicismi. Sbagliato. Anche qua. Sbagliato. La stessa cosa. Nel cielo, sbagliato. Nel cielo, sbagliato. Nonostante. Avete sentito? Sbagliato. Ha fatto tutta una scala musicale aggiuntiva, ok? Che probabilmente adesso non ricordo, ma la canzone originale non era sicuramente così. Anche se ha rispettato i passaggi in falsetto, e suo padre era un grande virtuoso del falsetto, del cambio di registro, ok? Ma un falsetto veramente interessante, molto risonante, molto bello quello di Mango. E anche lei qua, insomma, ha omaggiato suo padre con questi colori, anche andando sul falsetto nei punti giusti. Brava, molto brava, ma quello che ha vinto di questa esibizione, secondo me, è proprio l'aspetto emotivo, interpretativo. Veramente su quello niente da dire, pazzesca. Al primo posto della mia personale classifica delle migliori cover di Sanremo di quest'anno c'è Il Volo, che cantano Who Wants to Live Forever dei Queen, con Steph Burns alla chitarra. Steph Burns è il chitarrista di Vasco e anche chitarrista, insomma, di tanti altri grandi artisti, come per esempio è stato il chitarrista di Alice Cooper, insomma un personaggio di un certo livello. Già solo il coraggio di cantare i Queen su un palco del genere è tanta roba. Significa, se porti un brano del genere, significa che sai di potertelo permettere, sai che tecnicamente riesci ad affrontarlo a occhi chiusi, e qui ne danno la prova. Ascoltate un po'. There's no time for us.
There's no chance for us. It's all decided for us. This world is only one sweet moment set aside for us. Veramente bravi. Ognuno di loro ha un timbro pazzesco, ma soprattutto una tecnica perfetta, ok? Dei cantanti in gara di questo Sanremo, loro sono i più dotati tecnicamente e vocalmente. Sono dei cantanti che hanno lavorato sulle loro voci, che hanno lavorato sul cantare insieme e individualmente ciascuno su di sé. Qui chiaramente si sono alternati con le loro timbriche totalmente diverse tra loro, perché Ignazio ha una voce molto più rock, ok? Sia nell'attitudine che nella timbrica. Infatti ha questo suono un po' più soffiato, che però poi diventa graffiato anche sulle note acute, che poi graffia a comando, perché delle volte graffia, delle volte va invece a rimanere su un suono pulito, e ha un'estensione pazzesca. Lui è veramente super versatile, è sicuramente il mio preferito dei loro tre. Poi abbiamo Piero, che ha un timbro più da cantante lirico, da cantante classico, e quindi un suono molto più impostato verticalmente, che gli dà poi questo, appunto, questa timbrica un pochino più tenorile. Molto bravo anche lui sugli acuti e molto versatile anche lui, assolutamente. Vedete poi con che leggerezza e facilità va anche sulle note più alte, veramente con una compostezza totale e invidiabile. E Gianluca invece ha un timbro un pochino più scuro, un po' più profondo, lavora molto più in consonanza di petto, e anche lui comunque molto agile, molto versatile, però la sua forza sta proprio in questa timbrica calda, che dà il meglio di sé soprattutto nelle strofe. Andiamo a sentire cosa succede dopo. Wow, pazzesco, pazzesco. Andiamo a capire cosa è successo qui. Intanto hanno armonizzato benissimo questo ritornello, pazzeschi, sentite qua, Sentite che Ignazio qui sta facendo l'ottava, l'armonizzazione alta. Forever! Questa nota qui, che è già un si bemolle 4, ok? E lo sta facendo in voce piena. Vedete che impostazione ha? Lui ha l'impostazione da mix estremo. Che cos'è il mix estremo? È quello che insegno io, che insegna il metodo che seguo, che trovate qui sotto in descrizione se cercate informazioni. Extreme Mix Voice, cioè canta in voce piena su tutta la sua estensione, con una serie di accorgimenti tecnici che si imparano con l'esperienza e con l'esercizio. Sono una serie di esercizi per impostare la voce in quella maniera lì. È un'impostazione molto più moderna, un'impostazione molto più rock. Ha tutti gli armonici della voce piena, anche se lui sta cantando a massa leggera, ok? Quindi non si sta sforzando, non si sta sgolando, ok? E non sta cantando di petto, e non sta neanche cantando in belting, ok? È mix, voce mista, però estremo proprio perché è estremamente tecnico ed estremamente pieno anche, ok? E porta la voce piena agli estremi del proprio vocal range. È quello che sta facendo qui, e dopo lo fa di nuovo nelle parti finali, e dopo lo andiamo a sentire. E anche qua, quando rimane da solo, sentite. Bravissimo nella gestione del graffiato, nella gestione del vibrato, è perfetto, veramente stupendo quello che ha fatto qui. Bravissimo, veramente bravo. E qua entra Steph Burns che si fa il suo bel assolo di chitarra in stile Brian May, chiaramente, chitarrista dei Queen.
bravissimo, avete sentito che distorsione che ha? È controllatissima, non sta urlando, sta comprimendo, grazie all'azione delle false corde, comprime sulle corde vere per andare a generare distorsione, ma rimanendo sempre in mix. Non cambia posizione, non si sposta, è controllatissimo, veramente bravo. Avete sentito Piero che stava perdendo la posizione prima? Stavo sempre analizzando i dettagli tecnici, mi raccomando, non sono critiche queste che sto facendo, sono così curiosità tecniche che vorrei farvi sentire. Qua su quella I iniziale Piero stava cedendo, sentite un po'. Sentite che quella I è andata troppo giù. Nella seconda invece l'ha riposizionata quando ha fatto. Qua è giusto. With your lips. Invece la prima era è andata un po' giù, è andata un po' in gola. Ok, è stato rischiosissimo lì. Comunque è stato bravissimo a non perdere il controllo, perché sappiamo che poi su un palco del genere l'emozione ti può giocare brutti scherzi, E lui tecnicamente è bravissimo, solo che lì gli stava scappando via il controllo. Comunque bravo, bravissimo. Un'altra cosa, un altro dettaglio tecnico che avevo notato prima. Guardate Ignazio qua cosa fa prima di fare l'acuto quando rimane da solo. Cosa sta facendo qui? Ha la centralina degli in-ear, cioè le cuffiette che tutti loro hanno, ce l'hanno attaccata alla cintura, ok? E qui lui cosa ha fatto? Sapendo che lì rimaneva da solo con la sua voce, per non rischiare di non sentirsi e quindi di perdere il controllo, ha alzato il volume delle sue cuffie nella centralina che aveva dietro, probabilmente per sentire meglio, ok? O viceversa, magari sentiva troppo alto e se l'ha abbassato, comunque si è regolato il volume di ascolto. È una cosa che magari un non addetto ai lavori non nota, ok? Perché ha fatto un movimento comunque molto fluido, non l'ha fatto notare troppo, però qui si è aggiustato un po' il volume. Piccolo accorgimento che l'ha portato a mantenere il controllo della situazione. Comunque ascoltiamo anche il finale. Wow, pazzeschi, però Ignazio è veramente il mio preferito in assoluto. Sentite che note che ha fatto. Qua ha fatto delle variazioni veramente acute, sentite un po'. Avete sentito? Quelle note lì ha fatto un Do 5, è una nota veramente alta ed è rimasto in voce piena, è rimasto in mix estremo, ha fatto questo. Esattamente questo che ha fatto, cioè è rimasto in voce piena rimanendo in mix estremo fino alla fine. Infatti sentite che risonanza che ha, veramente bravissimo, anche sull'ultima nota che ha tenuto, stessa cosa. Secondo me lui è veramente un fuoriclasse, tutti bravissimi, ma lui è su un livello superiore, ha veramente una voce completa, è versatile, agile, non sbaglia mai, veramente bravo. Mi fermo qui, ho analizzato i vari dettagli tecnici di queste esibizioni pazzesche delle cover di Sanremo di quest'anno. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!